Salve a tutti, io sono Francesco e benvenuti in questo terzo devlog dedicato a Geremia. Quest'oggi voglio proporvi qualcosa di diverso, perché non sono da solo. Come dicevo prima, non sarò da solo, ma conoscerete dei miei colleghi che hanno lavorato al game design del gioco. Sono felice di presentarvi Alessandro Leone e Paolo Brullo. Allora ragazzi, bando alle ciance e iniziamo con le domande. Che cos'è il game design? Oddio, partiamo col botto. Potremmo stare qui a parlare di cos'è il game design per ore e avremmo solo grattato la superficie. Ma se volessimo trovare qualcosa che assomiglia ad una definizione, potremmo dire che il game design è un processo che comprende immaginare un gioco, definire il modo in cui funziona, descrivere gli elementi di cui è composto, concettuali, funzionali, artistici, e trasmettere queste informazioni al team che lo svilupperà. Potremmo fare un volo pindarico e dire che il game design è quasi una forma di artigianato, in quanto per sviluppare un gioco che intrattenga il giocatore bisogna sia tanta creatività ma anche un'attenta pianificazione. Da dove si inizia per creare un gioco? La cosa più importante per creare un videogame dal nulla è capire che tipo di gioco vuoi realizzare. Non mi riferisco allo stile o alla categoria, ma più astrattamente all'esperienza ludica. Chiedersi come vuoi divertire le persone che giocheranno quel gioco, se intendi mettere alla prova la loro intelligenza, oppure stimolare la loro competitività, se vuoi meravigliarli o spaventarli. Questo nella mia esperienza è il primo passo che facciamo ogni volta che iniziamo un nuovo progetto, perché lo scopo di un gioco può cambiare, ma il mezzo per raggiungerlo è sempre e comunque il divertimento. Cosa rende un gioco divertente? Se ci fosse una risposta facile a questa domanda e io l'avessi trovata, probabilmente me la terrei stretta. Ma la verità è che non esiste un gioco divertente in assoluto. Come ci insegna Yukai-Chu, ogni giocatore viene stimolato da fattori diversi. Alcuni amano la crescita del tempo del protagonista, altri hanno un'indole da collezionista, altri ancora vogliono la competizione sociale. Quello che renderà i vostri giochi divertenti sarà tararli su un target quanto più delineato possibile, non cercare di accontentare tutti. Paolo, e per te cosa rende un gioco divertente? Un'altra bella domanda difficile. Partiamo da un presupposto fondamentale. I latini dicevano de gustibus non disputandum est. E ovviamente le motivazioni per cui una persona possa trovare un gioco divertente sono le più disparate. Idealmente esistono tante motivazioni quante sono le persone che abitano il mondo, e per questo anche qui potremmo parlare di cosa rende un gioco divertente all'infinito senza trovare mai la formula del gioco perfetto che diverte tutti. Detto questo, ovviamente esistono alcuni espedienti che aiutano noi game designer a rendere il gioco divertente, quantomeno per l'utenza di riferimento per cui stiamo sviluppando il gioco stesso. Per quel che riguarda me, tendo a dare molta importanza all'interazione. Un buon game design è legato all'interazione, alle meccaniche di gioco. Ergo quello che cerco di fare è di lavorare a meccaniche di gioco che abbiano come fulcro l'interazione. Dopotutto, se i libri ci lasciano immaginare cose straordinarie e i film ci lasciano vedere cose straordinarie, i videogiochi ci lasciano fare cose straordinarie. Come avete fatto a capire il target di Geremia? Per Geremia è stato più facile di quanto accada solitamente. Fin da subito, quando Salvatore Mica è venuto a parlarmi del progetto, è stato chiaro che stavolta avremmo fatto un gioco che sarebbe piaciuto principalmente a noi stessi. Il nostro target quindi sarebbero stati quei giocatori in una fascia di età compresa tra i 20 e i 50 anni a cui piace immergersi nelle storie. Insomma, noi. Da dove avete preso ispirazione per il game design di Geremia? Avendo ben chiara l'ispirazione alla Divina Commedia di Dante Alighieri dal punto di vista narrativo, quello su cui ci dovevamo concentrare era come avremmo guidato il giocatore attraverso la storia di Geremia. Così, partendo da una bozza di quelle che sarebbero dovute essere le meccaniche fondamentali del gioco, ossia l'utilizzo delle fonti di luce nei rompicapi e la materia oscura come ostacolo principale del giocatore, abbiamo iniziato a lavorare a delle meccaniche accattivanti, ispirandoci a ciò che è stato già esplorato da giochi di successo tipo Alan Wake o Luigi's Mansion, aggiungendo però qualcosa di originale che rendesse il gioco fresco e più nostro. Come avete fatto a far capire la vostra idea ai vostri colleghi?
Allora, il team messo su da Gameful è pieno di giovani talenti che hanno accolto subito l'idea del gioco e ci hanno aiutato ad affinare e ad ampliare il progetto con le loro idee e le loro proposte. È stata sufficiente una prima riunione perché comprendessero il quadro generale. Poi ovviamente c'è il Game Design Document, che è sempre stato messo a disposizione del team anche durante la stesura. Ci sono stati per caso cambi di programma? Quando si sviluppa un gioco, i cambi di programma sono all'ordine del giorno. Bisogna essere sempre flessibili e mai affezionarsi alle proprie idee, perché si rischia di divenire ciechi alle falle e ai difetti di ciò che si produce. Inoltre bisogna sempre tenere in conto le proprie risorse, sia dal punto di vista delle persone che lavorano, in termini di capacità, velocità di esecuzione, problematiche varie, sia dal punto di vista del tempo e delle scadenze. Tante volte si finisce per tagliare caratteristiche di gioco perché non c'è il tempo o le risorse necessarie per realizzarle. Allo stesso modo bisogna fare i conti con il gap che c'è fra le nostre aspettative e la realtà. Spesso quello che nella nostra testa a livello meramente teorico funziona, poi quando lo metti in pratica e lo testi attivamente risulta essere noioso o poco divertente. Quindi bisogna attivamente cercare e trovare altre soluzioni che intrattengano e divertano il giocatore. Siamo giunti alla fine, ragazzi. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale. E seguirci su tutti i social, Instagram e Facebook. Ci rivediamo al prossimo video. E ricordatevi, Cercate cercate sempre la vostra vostra retta retta via. via.